Perché volevi fare il giornalista? Secondo me perché sono fondamentalmente un po' rompipalle, quindi credo che il modo più elegante per rompere le palle al prossimo sia quello di fare il giornalista. In realtà perché mi piace molto raccontare le cose, raccontare mi piace molto. Ma io credo che ci sarà sempre bisogno di qualcuno competente, presente sul posto, che racconti a chi non c'è, o a chi non sa, o a chi non ha gli strumenti per capire quello che succede. Io quando mi dicono quello che lei ha scritto oggi mi è servito per capire una cosa che non avevo capito, per sapere una cosa che non sapevo, io sono contento. Questo. Raccontare la verità, naturalmente. Sì, quella che io vedo e che quindi trasmetto immediata così come la vedo, non pretendo che sia la verità assoluta, ma sicuramente io non credo, anzi sono sicuro di non avere mai mentito consapevolmente. Il primo dettaglio che ti ha fatto capire che Berlusconi non ti piaceva? Questo è difficile. No, quando noi stavamo al giornale sapevamo da Montanelli quello che lui gli aveva annunciato, cioè che sarebbe entrato in politica e che quindi il giornale avrebbe dovuto diventare uno dei tanti strumenti di un'orchestra che avrebbe dovuto suonare un solo spartito, e cioè quello che scriveva lui sul pentagramma, e pubblicamente continuava a dire che non era vero che lui sarebbe entrato in politica e che aveva il massimo rispetto per la libertà dei suoi giornali, tant'è che appunto Montanelli poteva rimanere fino a che morte non se lo portasse via alla direzione del giornale. E poi abbiamo visto che la prima era una balla perché poi è entrato in politica qualche mese dopo, la seconda era una balla perché poco prima di entrare in politica ha messo Montanelli nelle condizioni di andarsene, e poi più avanti ho anche scoperto che da mesi si era messo d'accordo con Vittorio Feltri per prenotarlo per la successione, quindi quando vedi che un bugiardo matricolato di quelle dimensioni sta entrando in politica, come minimo ti preoccupi, e quando vedi che poi diventa Presidente del Consiglio. Le bugie in politica e anche con i Presidenti del Consiglio vanno a braccetto, no? Sì, ma a me non piacciono. Ok. E di sinistra o non Fatto? No, il Fatto è un giornale che non è né di sinistra né di destra, è un giornale che si propone di una linea politica molto semplice, la Costituzione repubblicana, e quindi chi sta fuori da quel binario non ci piace, ma non è un giornale di sinistra. Pieno zeppo di gente di sinistra. Ma anche non, ci scrivono Massimo Fini, Pietrangelo Buttafuoco, ci scrivo io soprattutto che non sono di sinistra. Sì, tu hai detto che saresti di destra se ci fossero Cavour o De Gasperi, per esempio. Sono morti però. Esatto. Tutti i miei punti di riferimento della destra che piace a me sono purtroppo morti. E poi hai detto anche che il tuo politico ideale è la Merkel. Ma attualmente sì. E come fai a essere andato ai Vaffa Day, a sostenere Grillo, aver votato Ingroia? Questo l'hai detto tu, dichiarato. Sì. Com'è possibile? Cosa c'entra con la Merkel e con De Gasperi, Ingroia o Grillo? Ma io ho detto, se ci fosse Einaudi o De Gasperi o Cavour, che sono i miei idoli storici, io voterei per il loro partito. Non vedo niente del genere, quindi penso che in questo momento ci siano altre urgenze. La mia lettura è che i nostri guai derivano dal fatto che abbiamo due bande che si fanno chiamare destra e sinistra e che per ragioni affaristiche e di convenienza si sono impadronite del paese e se lo sono mangiato proprio a colazione, pranzo e cena, lasciandoci soltanto gli ossicini e le briciole. Per cui io ho sempre votato per chi mi garantiva un'opposizione intransigente a queste due bande. Che cos'è per te la giustizia? Purtroppo da noi la giustizia è stata modellata a tutela dei potenti e dei loro interessi contro i deboli. Le leggi in materia di giustizia chi le scrivono? Le scrivono parlamentari che di solito fanno gli avvocati dei ricchi e dei potenti, che ovviamente le leggi le modellano sulle esigenze dei loro clienti che li pagano profumatamente. Per questa ragione in Italia chi ruba un portafogli rischia, oppure chi spaccia, che ne so, qualche grammo di fumo rischia pene spropositate, mentre chi falsifica bilanci per miliardi, manda in bancarotta aziende che rovinano migliaia di famiglie, rischia 1/10 di quello che ha rubato il portafogli o ha spacciato qualche grammo di fumo, proprio perché gli avvocati di quelli che rubano il portafoglio o spacciano qualche grammo di fumo non vanno in Parlamento e non fanno le leggi.
anche i giudici sono un potere e anche i giudici possono essere un potere pericoloso. Certo che il potere giudiziario è un potere, è uno dei 3 poteri dello Stato ed è giusto che sia lasciato nelle sue funzioni di potere ed è giusto che come ogni potere abbia il suo controllo. Quindi quest'idea che io sono amico dei magistrati è una totale scemenza. Io sostengo i magistrati che penso che facciano bene i magistrati, mentre quelli che penso che facciano male i magistrati li critico e credo che la stampa abbia il dovere di criticare, quando se lo meritano, tutti gli esponenti di tutti i poteri, finanziario, economico, politico, sempre giudiziario, secondo quello che dicevi prima, secondo eccetera. la tua opinione, quello in cui tu credi, giustamente. Sì, però io cerco sempre di argomentare le cose, sì. cioè non è che dico quello mi sta antipatico, no, dico quello ha fatto questo, questo e quest'altro, secondo me non è un buon magistrato. Grazie Marco.